Lecce-Inter 0-2, sorrido di certo per il risultato, ma lasciatemi dire che sono parecchio indignata per quello che è successo ieri sera allo stadio Via del Mare con i nerazzurri che hanno dovuto letteralmente tapparsi le orecchie per conquistare questa pesantissima vittoria, la sesta vittoria consecutiva in Serie A, il 14° risultato utile consecutivo in campionato da dopo il derby contro il Milan, ed è un Inter che appunto resiste non tanto a livello di campo, con una squadra che è stata in netto dominio sull'altra, quanto a livello di clima, un clima che ci restituisce quelli che sono gli effetti della gogna mediatica, della vergognosa gogna mediatica alla quale abbiamo assistito negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, nei confronti di Alessandro Bastoni, in generale di tutta l'Inter, fischi incessanti per tutti i 90 minuti che hanno fatto da sfondo a questa gara, fischi che sono la diretta conseguenza di quella che è stata una narrazione anti-Inter che ieri allo stadio Via del Mare ha trovato probabilmente una cassa di risonanza. La risposta però dell'Inter e di Alessandro Bastoni è arrivata immediata, ma nel modo, se vogliamo, più maturo, più efficace, anche più significativo, perché è stata una prestazione ordinata e lucida, appunto, nonostante quello che era il clima attorno all'Inter, e la dimostrazione soprattutto di una superiorità non solo a livello tecnico, ma anche a livello mentale, con la capacità di lasciar scivolare via quello che è il tanto menzionato rumore dei nemici, nemici che adesso però dovranno impegnarsi molto, dovranno insomma impegnarsi veramente abbastanza per riuscire a così ad accorciare in classifica, a ridurre quel distacco che si è venuto a creare dopo la vittoria di ieri dell'Inter, con il Milan secondo in classifica attualmente a -10, che oggi giocherà contro il Parma, e il Napoli ospita alle 15 a Bergamo dell'Atalanta, attualmente a -14. Quindi l'attenzione da parte dei nemici sarà rivolta a dover recuperare, ecco, un ampio margine, un ampio distacco. Allora, oggi nel consueto video del giorno dopo di una partita, quindi in questo caso di Lecce-Inter, con le 5 cose che potreste non aver visto, sono tante, tantissime le cose da dire, tantissimi gli spunti che sono arrivati dalla prestazione di ieri, li affronteremo in questo nuovo contenuto tutti insieme, quindi ben ritrovati a tutti voi amiche e amici nerazzurri. Prima di partire mi raccomando, vi ricordo un like a questo contenuto, l'iscrizione al canale, e poi vi aspettiamo nella famiglia del club di Passione Inter. Potete scannerizzare il QR code che trovate sopra di me e vi aspettiamo insomma per discutere di tutti i temi nerazzurri. Ieri sera ovviamente la chat era molto molto calda, molto carica sia di entusiasmo, ma ovviamente sono state fatte tante altre considerazioni anche su quello che è stato il clima attorno alla partita. E proprio dal clima io voglio partire come prima considerazione, perché appunto sono arrivati questi fischi nei confronti di Alessandro Bastoni, fischi che onestamente forse in parte mi aspettavo, perché avevo percepito qualcosa di strano già addirittura contro il Bodo, non tanto a livello di clima quanto a livello di percezione degli altri nei confronti di questo giocatore che purtroppo negli ultimi giorni è stato nel mirino. Mi aveva colpita molto un episodio, un momento della partita contro il Bodo, di un contatto tra Bastoni e un giocatore. Adesso personalmente dovete perdonarmi, non ricordo chi fosse il giocatore, ma c'è stato un momento in cui Bastoni ha avuto un contatto con questo giocatore a terra, Bastoni va lì per scusarsi e il giocatore in questione rifiuta le scuse di Bastoni, lo spinge via, tant'è che lui lo guarda come per dire: "Perché? Che cosa è successo? Che cosa ho fatto?" Secondo me è partito un po' prevenuto in quell'episodio nello specifico, e già lì avevo pensato: adesso in questo momento, dopo quello che è successo, tutti avranno una sorta di astio nei confronti del giocatore. Astio che appunto col Bodo abbiamo visto proprio in campo, ieri con il Lecce è arrivato direttamente dal pubblico e dagli spalti dello stadio Via del Mare. Un comportamento che per me resta un comportamento abbastanza vergognoso in generale. Io non sono amante dei fischi in generale, li trovo molto controproducenti quando vengono fatti nei riguardi dei propri giocatori, li trovo molto poco rispettosi quando vengono fatti nei confronti delle squadre avversarie. Nessuno di noi però può fare la morale agli altri, e questo sicuramente dobbiamo ricordarlo soprattutto in questi giorni, quindi
è un diritto poter fischiare. In questo caso devo dire che è proprio una sorta di come dire, la vedo una mossa molto, visto che si è parlato tanto di ipocrisia, la vedo una mossa molto ipocrita, perché allora tutti noi ad ogni domenica, ad ogni fine settimana, in ogni partita avremmo il diritto di dover fischiare qualcuno, visto che, di simulazioni insomma se ne vedono abbastanza e in abbondanza. Non per, scadere in discorsi banali, ma è quello che abbiamo detto sempre. Adesso, insomma l'attacco duro è stato nei riguardi di Alessandro Bastoni, perché ha fatto comodo così, perché è un giocatore dell'Inter, perché è stato il caso eclatante in una partita eclatante come Inter-Juventus, ma se tutti adottassimo questa linea probabilmente ogni partita non avrebbe, come viene dire, come sfondo i cori dei tifosi, ma probabilmente una valanga di fischi. E in questo caso chiederei anche gentilmente ai tifosi del Lecce se nelle prossime partite, o chi per loro, non solo i tifosi del Lecce, perché secondo me questa è stata una questione appunto di riflesso a quello che è stato il clima che tutti hanno voluto scatenare addosso all'Inter. Quindi forse i tifosi salentini sono stati un po' i portavoce del sentore, del sentire di tanti altri tifosi. No, quello che dicevo è vorrei chiedere se la prossima volta Khedira in qualche modo verrà additato o verrà insomma colpevolizzato per quello che ha fatto ieri sera in campo. Al 10° minuto, non so se avete seguito, ma immagino di sì, De Vrij, nono, 10° minuto, De Vrij viene ammonito per un fallo ai danni di Khedira. Fondamentalmente De Vrij poggia la mano, quindi c'è un contatto sicuramente sulla spalla del giocatore del Lecce, che appena sente questo contatto si lascia cadere e addirittura si copre il volto con le mani, quindi lo tocca sulla spalla, si copre il volto. È ovviamente evidente che il contatto è stato molto lieve, la penalizzazione è stata importante perché De Vrij dal 10° minuto ha giocato con un cartellino giallo sulle spalle, quindi non semplicissimo per un difensore, ma insomma è passato un po' in sordina questo episodio che in realtà non si distacca moltissimo da quello che è successo proprio in Inter-Juventus. È vero che si trattava anzi di un doppio giallo, è vero che si trattava comunque di una gara di cartello come Inter-Juventus, ma la dinamica è praticamente la stessa, c'è un contatto lieve e il giocatore che subisce il fallo, diciamo così, evidenzia ecco il contatto e enfatizza molto la questione. Quindi un atteggiamento che non si distacca molto da quello che è stato l'atteggiamento di Alessandro Bastoni, però ovviamente questo di Khedira è passato un po' in sordina. Aldo Serena però ha twittato ecco nel post partita sottolineando l'accaduto, questa scena Khedira non dovresti farla mai, soprattutto a breve distanza, temporale da quello che è successo in Inter-Juve, non è possibile, non dovevi farla questa sceneggiata. Perché sottolineo questo episodio? Non per gettare fango su Khedira, non è questa l'intenzione, quanto per farci sentire, perché se non lo facciamo noi tifosi addetti ai lavori che si occupano di Inter, temo che in questa stagione in pochi andranno incontro ecco a questa tendenza, perché ormai abbiamo capito che la direzione è questa, abbiamo capito che l'Inter passa da colpevole anche per gli errori degli altri, perché tutto quello a cui stiamo assistendo in questa stagione cioè, è come se con l'episodio di Bastoni fosse stato collegato tutto all'Inter, ma ricordiamoci che i vari episodi sono successi in diverse partite, ogni squadra ha avuto i propri vantaggi. In questo momento è diventata un po' una tendenza e una moda addossare tutte le colpe all'Inter. La cosa più vergognosa è che ci si sta veramente appigliando a tutto. L'ultimissima, questa ragazzi devo citarvela perché sono rimasta veramente allibita. Nel corso di una trasmissione ieri sulla 7, la giornalista Giovanna Botteri ha addirittura parlato di un gesto razzista di Alessandro Bastoni nei confronti di Kalulu in quell'episodio specifico, cioè ha detto ha fatto espellere un giocatore nero, stiamo parlando anche di razzismo. Ragazzi, qua stiamo sfiorando la follia, cioè stiamo andando veramente a toccare dei temi che bisognerebbe trattare con molta delicatezza e non bisognerebbe buttare in mezzo a varie questioni soltanto se mossi da tifo o da altro. Adesso non so nello specifico la giornalista Botteri perché squadra tifa, se segue il calcio non mi interessa, credo che però sia molto grave ecco tirar fuori degli episodi di razzismo, in questo caso specifico quando purtroppo il razzismo negli stadi lo viviamo, assistiamo ancora a degli episodi del genere.
con conseguenze forse ancora poco impattanti come dovrebbero essere. Ecco, sentir dire che un giocatore dell'Inter che è ben lontano, ecco, da atteggiamenti del genere, essere razzista, essere additato come razzista per aver, ecco, come dire, un po' enfatizzato un fallo, una situazione, mi sembra che stiamo veramente rasentando l'assurdo, ma veramente l'assurdo. Quindi mi auguro che si ritorni un po' sulla giusta linea, perché altrimenti parliamo di tutto, cioè buttiamo in mezzo la qualunque e parliamo di tutto. Comunque vorrei chiudere questo discorso perché abbiamo ancora tanto da dire e da analizzare insomma, per quanto riguarda la partita di ieri, quindi vado avanti. Faccio un'ultima chiosa su Bastoni, perché ieri Bastoni ha fatto una prestazione secondo me molto, molto matura, anche anzi, proprio in virtù di quella che era la situazione. Non era semplicissimo giocare nel momento in cui ogni volta che tocchi palla vieni fischiato abbondantemente, è stato sempre concentrato, sempre molto sul pezzo, è stato il giocatore che ha toccato più palloni nella gara di ieri, 120 palloni toccati, quindi secondo me ha fatto appunto una prova di una prestazione di maturità. Tra l'altro si prende da diffidato il cartellino giallo all'87esimo, probabilmente volontariamente, perché salterà il Genoa mettendo al sicuro il derby di Milano. Qualcuno si è lamentato anche per questo, io credo che comunque non sia né il primo né l'ultimo caso, e nel caso è una mossa strategica che non vedo il perché dover criticare anche questo, anzi attendo quello che succederà oggi con il Milan, con Rabiot che è praticamente nella stessa situazione, vediamo se verrà fatta la stessa scelta, terremo sott'occhio, ecco, anche questa situazione. Ma andiamo a quella che è invece la partita, perché i 3 punti di ieri a parer mio sono 3 punti importantissimi che arrivano dopo lo scossone purtroppo a Bodo, quindi per nulla scontati, e soprattutto per nulla scontati anche in vista dell'assenza dei tanti titolari, l'assenza di Lautaro Martinez. L'Inter sta dimostrando che anche appunto in mancanza di quelli che sono i riferimenti, di quelli che sono stati riferimenti per tanto tempo e che sono ancora probabilmente dei riferimenti, riesce comunque a portare a casa il risultato. Un Inter che in questo momento è la squadra migliore per stato di forma nei top 5 campionati europei, questa è una statistica di WhoScored, quindi insomma stiamo vedendo che i risultati di cui vi parlavo all'inizio, quindi le 6 vittorie consecutive in campionato, i 14 risultati utili consecutivi in campionato, in questo momento piazzano l'Inter come migliore per stato di forma nei top 5 campionati europei. Dato molto molto importante, ma i dati importanti sono anche quelli relativi proprio alla partita di ieri nello specifico. All'inizio vi dicevo che l'Inter ha resistito non tanto per un discorso di campo quanto per un discorso di clima. Questi dati un po' lo confermano, perché vediamo un netto dominio dell'Inter rispetto al Lecce. Secondo me il dato sugli expected goals è quello che un po' ci racconta di più la partita, con l'Inter che nel primo tempo, tra l'altro un primo tempo che si è concluso sullo 0-0, aveva avuto tantissime occasioni, aveva creato tantissimo, purtroppo non riuscendo a concretizzare. Poi i 2 gol per fortuna sono arrivati nel secondo tempo da situazioni da calcio piazzato, e adesso ne parliamo. Però è un Inter che comunque, a prescindere da questo, non ha dato modo al Lecce di essere pericolosa, tutt'altro. Il Lecce ha fatto anzi in totale 3 tiri, tra l'altro 3 tiri fuori dallo specchio della porta, 0 tiri in porta da parte di Salentini. Di base nessun grande pericolo, un Sommer poco impiegato. Questo ci dimostra che sicuramente il Lecce voleva da una parte blindare, avrebbe potuto blindare un pareggio, e forse magari era quello l'obiettivo della squadra di Francesco. Dall'altra parte però l'Inter secondo me in generale ha fatto una buona prestazione. Sono pochissimi i giocatori che secondo me sono stati un po' sotto la media ieri, adesso ci arriviamo, quindi prestazione del tutto convincente da parte dell'Inter. E come dicevo poco fa, ancora una volta gol da piazzato, 2 gol da piazzato nella serata di ieri. L'Inter sale a 15 gol da sviluppi di calcio d'angolo. È un dato nel quale l'Inter è migliore di qualsiasi altra squadra nei top 5 campionati europei. Qui mi allaccio un po' a quella che è stata la lettura di Lorenzo di ieri sera nel post partita, perché sono molto d'accordo, e secondo me è una chiave molto interessante, perché Lorenzo ha detto: in mancanza di giocatori da dribbling, cioè giocatori molto abili in quella cosa lì, nell'1 contro 1, nel saltare l'uomo, contro squadre che magari si chiudono, contro squadre che fai fatica in un certo senso a scardinare,
il discorso dei piazzati diventa un qualcosa di prioritario, nella quale l'Inter, anche grazie alla qualità, di giocatori come Federico Di Marco, riesce a sfruttare nel migliore dei modi. Quindi questa forza nei piazzati è un po' la chiave anche del successo in questa stagione dell'Inter. Lo stiamo vedendo appunto dai numeri, che vi ho detto poco fa e che vi ho mostrato, poco fa. Ho citato Di Marco non a caso, ieri MVP del match, tra i migliori in campo, il migliore in campo ditemelo voi nei commenti, però altra partita, anzi 20ª partita da 90 minuti per Federico Di Marco, forse un po' in ombra nei primissimi minuti della gara, poi pian piano è entrato in partita, aveva tra l'altro trovato anche un gol che poi è stato annullato per un fuorigioco millimetrico, 2 buone occasioni e poi è stato lui insomma a fare l'assist per Akanji e a servire il pallone che poi porta al gol di Mkhitaryan, al primo gol di Mkhitaryan che sblocca la partita. Quindi menzione assolutamente a Federico Di Marco che l'abbiamo detto più volte, forse siamo ripetitivi, sta facendo una stagione eccezionale, veramente eccezionale, ma menzione anche ad altri giocatori, soprattutto ai subentrati, quindi menzione anche a Christian Chivu che ha fatto delle scelte ottime perché Akanji trova il gol, Mkhitaryan trova il gol, ma anche lo stesso Diouf che entra a partita in corso si mostra immediatamente propositivo. Diouf è un po' l'uomo da ultima mezz'ora forse perché arriva diciamo a quella tendenza lì, 1 contro 1, ci prova, è propositivo, prova a saltare l'uomo, prova a dare qualcosa in più lì davanti e ieri infatti 2 calci d'angolo da cui poi arrivano i gol insomma sono proprio merito di Andy Diouf, quindi menzione speciale anche per Diouf. Una parentesi secondo me doverosa su Marcus Thuram, ieri sera tra l'altro ho fatto anche le pagelle e sono stata un po' in difficoltà sul discorso Thuram perché non voglio essere troppo severa nei riguardi di questo giocatore che comunque ieri ho visto entrare progressivamente in partita, quindi mi sembrava un po' troppo severo diciamo così non dargli la sufficienza, però è stato un Thuram molto altalenante che è partito molto cauto, ha appunto trovato un po' il ritmo partita diciamo nel corso del primo tempo e poi secondo me nel secondo tempo è di nuovo calato molto. Non ha più, o perlomeno non sta dimostrando più quel guizzo lì davanti, molto spesso è a terra e questa cosa purtroppo mi irrigidisce molto perché ci sono delle occasioni in cui nei duelli magari Thuram poteva partire, accelerare, andare verso la porta, invece spesso cadeva a terra, si lasciava cadere a terra. Questo è un atteggiamento che onestamente non voglio premiare, non amo premiare, quindi secondo me è un po' calato e continuo a dire che in mancanza soprattutto di Lautaro Martinez serve il miglior Thuram, quindi mi auguro veramente che possiamo recuperarlo nel breve tempo perché lo sappiamo Lautaro purtroppo starà fuori un mese, è vero che Pio ieri non ne stiamo parlando, non ha trovato il gol, però secondo me ha fatto un'altra prestazione nella quale si è speso molto, serve il miglior Thuram. Anche Chivu ne ha parlato nel post partita, ha detto che secondo lui ha fatto una buona prestazione così come Frattesi, credo che anche Chivu però sappia quali sono i livelli effettivi di Marcus Thuram, soprattutto a livello realizzativo e di rendimento effettivo, quindi vogliamo ritrovare quel Thuram lì con quei guizzi e soprattutto con quei gol ai quali ci ha abituato. Ho citato Chivu e a proposito anche di recuperi, visto che abbiamo parlato di Lautaro Martinez, queste sono state le parole molto confortanti di Chivu nel post partita che inizialmente aveva parlato in realtà le parole su Lautaro erano arrivate da Giuseppe Marotta che ci aveva detto nel prepartita credo che conoscendo Lautaro possa rientrare anche un pochino prima rispetto a quelle che sono le tempistiche, però è più una speranza che un dato di fatto. Invece Chivu è stato molto chiaro sul discorso Dumfries e Çalhanoğlu. Dice Dumfries con noi qualcosina ha fatto, meno in questa settimana perché siamo stati spesso in viaggio, ma da domani è ufficialmente con il gruppo per fare tutto. Tra l'altro qui Chivu aveva aggiunto che in questi giorni avevano tolto qualcosina a Dumfries, soprattutto per precauzione, quindi questo ci fa pensare che magari Dumfries era addirittura forse già pronto per rientrare, ma hanno cercato di non forzare troppo la mano, giustamente per evitare delle ricadute. Secondo me è sempre la cosa migliore da fare, ma appunto da oggi dovrebbe rientrare con i compagni e cominciare a lavorare seriamente. Credo che comunque Chivu poi magari
se dovesse rientrare a tutti gli effetti, gli potrà dare qualche minuto con il Genoa per vedere in che, condizioni è, ma poi mi auguro di averlo al 100% per il derby di Milano, perché sarebbe fondamentale. Anche Cialanoglu sta bene, credo che lunedì sarà con il gruppo, quindi altra notizia positivissima da parte di Christian Chivu, e incrociamo le dita per i rientri, anche perché appunto dobbiamo fare i conti comunque con l'assenza di Lautaro Martinez che, a prescindere dalla forza del nostro reparto d'attacco, del nostro reparto offensivo in questa stagione, sicuramente si farà sentire molto. Vi aspetto nei commenti per sapere la vostra su Lecce Inter, voglio sapere un po' il vostro parere sulla partita e anche appunto una parentesi sul discorso clima, perché esco da questo Lecce Inter con la gioia del risultato, come vi dicevo all'inizio, ma anche veramente con tanta amarezza per quello a cui stiamo assistendo, e mi sento che c'è bisogno di unione, di veramente un abbraccio collettivo da parte di noi nerazzurri attorno a Bastoni, attorno all'Inter, perché in quest'ultima parte di stagione ci sarà da lottare non solo in campo purtroppo, quindi dobbiamo farci forza e unirci tutti insieme. Lo faremo e continueremo a farlo qui su Passione Inter, quindi vi aspetto anche dalle 19:30 in live sui nostri canali. Nel frattempo io vi lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube vi basta cliccare qui.